Stavamo in case microscopiche, mi sembra incredibile che siamo arrivati qua. Da designer mi chiedo spesso cosa c'è dietro alle cose. Ho passato l'ultimo anno a raccontarvi storie di studio designer di assoluto livello e oggi comincerò con voi un viaggio che ci porterà dentro i più grandi studi, agenzie o realtà creative, per farvi vedere dove e come realizzano i loro progetti. Questa è Behind Creativity e oggi siamo da Truly Design. Truly Design nasce come crew di writers a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi 2000. Con gli anni hanno definito il loro stile basato su colori molto saturati, forme geometriche e riferimenti e sperimentazioni che arrivano dalla cultura dell'arte, della street art, del graphic design e dell'illustrazione. Partiti dalle strade, oggi lavorano con brand giganti. Nell'intervista parlerò con Emanuele, uno dei soci fondatori e direttore creativo di Truly Design. La parte bassa dello studio l'abbiamo strutturata come uno showroom, abbiamo appeso un po' di tutto, ci sono da pezzi originali dipinti a mano, a spray e acrilico, come questo, come quello, come i due sopra, poster in serie limitata, quanto invece di pezzi di produzioni che abbiamo fatto per terzi. Questi sono da sci alpinismo della Dynafit che abbiamo fatto 2 stagioni fa, skate, ci sono dei palloni a basket, quello è un tappeto in tufting che ha fatto Elisa, una di noi, e anche esperimenti stiamo facendo a razzi, cioè tanta roba tessuta. C'è un trittico di illustrazioni che abbiamo fatto l'altro anno per i World Skate Games. Qua abbiamo invece il packaging, Sì, che è un'altra sì. cosa che... Qua un angolino dedicato al packaging, abbiamo curato tutta questa nuova linea, si chiama Tales of Italy ed è diciamo un grand tour dell'Italia, quindi c'è un pack dedicato a Milano, uno a Roma, uno a Napoli, uno a Torino, uno a Venezia. Lì abbiamo invece maglie da gioco, basket, Sì. sempre con, vedo le vostre texture. E queste sono 2 edizioni diverse, 2023-2024, di un torneo super figo dedicato al basket, allo street basket, che si chiama Not in My House. La parentesi di Truly legata allo sport negli ultimi anni è diventata sempre più grande. Il nucleo fondamentale di Truly si è formato negli anni 90, molto ispirato dal mondo ad esempio NBA, dalle mascotte, da tutte le divise. Non a caso quel mondo era molto ispirato a sua volta dai graffiti, dall'hip hop, quindi ecco, quelle sono 2 vene proprio stilistiche. Le vostre vele stilistiche, Sì. parlando di NBA, tra l'altro lì c'è anche, era un esperimento. È un esperimento che lanceremo in realtà durante la Design Week a Milano. Nello specifico appunto è tessuto ed è su lana. Dopo così tanti anni devi proprio trovare, no, degli orizzonti nuovi. Quanto lo stile è sempre più definito, tanto I mezzi, cambiano un po' i mezzi. l'atterraggio per noi in questo momento non ha confine. C'è il famoso quadro di cui parlavo, in base dalla prospettiva con cui la si guarda, cambia. Sì. E questo è bellissimo. Abbiamo introdotto all'interno della grafica delle cose tutte nostre, cioè un camioncino con un nostro, tecnicamente un flop. Ok. È un tipo di bombing, una roba da writer. E poi ci sono anche i Beatles perché che ci servivano a profondità. parte pop. Tutto su base degli esperimenti di un grande autore ancora in vita che si chiama Peter K. Hughes, inglese, che lui è monotematico su questo tipo di fenomeno, noi l'abbiamo ripreso come esperimento. Qua portfolio con non più opere, ma opere fotografate, perché in realtà poi il nostro core è tutto rivolto alle realizzazioni su parete. Ci sono delle cose che sono delle semplici, le facciatine tipo non lo so, di edifici 2 o 3 piani, cioè le facciate vuote, cose poi che via via diventano più grandi, questa che non so, sarà alta 4 piani e larga 20 metri. Ci sono poi le cose anamorfiche, cioè disegni visibili da un unico punto di vista che in realtà poi... In base da dove lo guardi cambiano un po'. Esatto, se tu cambi la posizione all'interno dello spazio lui si deformerà sull'architettura che lo ospita. E poi ci sono anche le foto di tanti campi che abbiamo fatto. Guarda quella cosa assurda, tipo quella col dinosauro, cioè un Luna Park che abbiamo fatto per Iliad a Milano. Hanno
affittato per fare la loro festa tutto un parco giochi che noi abbiamo customizzato. Tanti libri su cui basiamo le nostre ricerche. Se dovessi sceglierne uno in assoluto, cioè. A caso così avevo visto All City Writers, Ok. la storia del writing italiano in un volume gigantesco. Tutta la nostra base proprio storica e culturale Arriva da lì. da questo. C'è anche tanto di archivio, i nostri anamorfismi, i nostri lavori di logo design. Una delle nostre passioni assolute è quella del logo design, anche perché arrivavamo dal mondo del writing, che ha fatto tanto di lettering. Sì, certo. Quindi Giocare con le lettere ci è sempre sembrata una cosa figa. Leone d'oro del Festival di Cannes, che è uno dei riconoscimenti più grandi del mondo della pubblicità. Quando l'abbiamo vinto non sapevamo che cosa fosse, e quindi quando ci è arrivata la comunicazione noi l'abbiamo preso per spam. E noi, con una campagna molto fortunata fatta per il Brooklyn Museum a New York, ne abbiamo vinti 3, 2 d'oro e 1 d'argento, ma all'epoca le nostre finanze erano molto rosicate. Quando abbiamo capito poi di cosa si trattasse, comunque ne abbiamo ritirato solo almeno uno l'avete ritirato. Questi tutti i poster che facciamo. E questi sono tutti quelli in store? Sono una parte. Una buona parte. E tanti sono realizzazioni che abbiamo fatto su muro, che poi diventano, ci teniamo questo ricordo che ne facciamo un poster. Magazzino e laboratorio soprattutto, dove vengono realizzate tutte le prototipazioni e tutti i pezzi di media misura. Se dobbiamo fare una tela la facciamo lì sulle planche. Abbiamo poi tutti i nostri spray, esatto, spray a pareti secondo una teoria messi secondo una teoria cromatica abbastanza ben definita. Sì, folle. Quelle sono tutte delle pellicole giapponesi, di un prodotto che si chiama Aru, e carta di riso giapponese che usiamo nel caso in cui qualcuno vuole fare un anamorfismo, ma il contesto magari è un palazzo storico, quindi ci sono dei limiti dati dalla sovrintendenza alle belle arti che chiaramente tutela quel posto. Quindi in quel caso noi non dipingiamo, ma attacchiamo queste pellicole. È come se si fondesse all'architettura. Soprattutto è removibile e non lascia il collante. E qua sono in miniatura. Esatto, degli effetti che stiamo sperimentando. Adesso dobbiamo produrre per una mostra che abbiamo a Milano fra poco delle texture. Queste verranno riprodotte su delle tavole da snowboard. Loro sono i ragazzi vuol dire i teruli. Alla fine noi siamo 8 persone. Avevamo già parlato di questa cosa, di non espandersi più di tanto per mantenere una certa comunque qualità e coerenza e tutto. Il livello di chi mi sta intorno è veramente molto alto per essere un teruli. Alla fine devi saper fare molto bene il grafico, l'illustratore, devi essere un muralista. Insomma, ci sono tante skill diverse per cui trovare anche qualcuno che sia formato in quel senso è difficile. E qua viene tutta la parte di progettazione. Quindi qua si progetta, nel laboratorio si realizza e nello showroom diciamo si espone poi il risultato. A volte questo passaggio è dato da qua si progetta, fuori sui muri si realizza e poi appunto qua noi ci teniamo un ricordo di quello che avete fatto. Gabbo è su un lavoro, su una presentazione, Giulia invece sulle illustrazioni per un nuovo reparto che stiamo facendo della Regina Margherita, che è l'ospedale infantile di Torino. Ecco, qua ci sono due lavori in realtà da archivio storico. Questa è la copertina di un album che abbiamo fatto per i Subsonica. Avevamo fatto una roba assurda, disegnare sulla federa del cuscino, piuttosto che sul materasso, piuttosto che sulle imposte, piuttosto che sul pavimento e su qualsiasi cosa. Questa è una cosa ancora che era uno dei nostri primi pezzi fatti come crew ed è sintomatica di quanto in quel periodo in cui i graffiti proprio tradizionali erano lettering con puppet, con lettering con puppet. In noi invece c'era una voglia di andare al di là di quei confini, comunque di impaginazione, di di lavoro sulla tipografia. Era realmente qualcosa comunque di non visto per i tempi. Immaginavate che quella
che era la vostra forma d'arte, di espressione, che erano i graffiti, sarebbe poi effettivamente diventata un lavoro? All'inizio non potevamo immaginare che sarebbe andato tutto in questa direzione. Noi ci siamo incontrati come gruppo alla fine degli anni 90. All'inizio facevamo parte di crew di writer molto allargate. Pian piano poi si sono sfoltite e abbiamo iniziato a capire chi di noi ci credeva oltre il razionale. Perché razionalmente noi facevamo i graffiti in un momento in cui i graffiti erano esclusivamente illegali. Non era un lavoro per nessuno in nessuna parte del mondo. Forse negli Stati Uniti c'era qualcuno che lavorava come artista producendo opere. In Europa e in Italia era totalmente un'utopia. Noi eravamo molto illusi, ma eravamo illusi quanto lo è il ragazzino di 15 anni che pensa di giocare in Serie A. Non c'era nessun tipo di teoria che potesse realmente portarci lì. Il passo fondamentale è stato i graffiti li iniziamo a fare ai tempi delle superiori e per noi fondatori è stata una roba talmente emozionante che ci ha talmente coinvolto che abbiamo deciso di fare delle università dedicate al design, all'arte o all'illustrazione. Più le cose andavano meglio, più noi acquisivamo delle capacità anche extra graffiti. Abbiamo detto vabbè, se noi con i graffiti gli mettiamo un po' di grafica, gli mettiamo un po' di cultura, tutto insieme può andare da qualche parte. 4 gasati neri insieme fanno un lavoro sul serio. Nessuno di noi singolarmente poteva pensare di farcela. Insieme, cavolo, cambiano le regole, quindi ci siamo fatti trascinare. Poi siamo stati in grado di fare quei primi anni veramente tantissimi sacrifici, senza i quali non avremmo mai scollinato la fase cioè la gavetta è stata 10 anni. Non andavamo in vacanza mai, stavamo in case microscopiche, tutte le nostre risorse erano messe lì in questo altare dell'arte. Nel 2017, 10 anni dopo la fondazione, uno dei 4 fondatori se n'è andato via. Con lui se ne sono andati via i nostri 2 dipendenti che avevamo e da 6 nel giro di un mese ci ritroviamo in 3. C'è stato il Covid. Insomma, è veramente, mi sembra incredibile che siamo arrivati qua. Trova una singola cosa che pensi vi distingua da qualsiasi altra attività creativa. Dovessi dirne una, è il lavoro di gruppo. Considerarsi una band nel nostro mondo, secondo me, è un unicum. Prendere una tecnica molto antica e farla scontrare con un linguaggio molto contemporaneo. E arriva da una cultura dell'illustrazione e della grafica assolutamente contemporanea e una cultura invece legata alla storia dell'arte e che noi coltiviamo e che continuamente approfondiamo. Funzionare nel 2006 è molto diverso da funzionare nel 2025 e solo una curiosità infinita può compensare l'invecchiamento. Ok. Progetto più difficile che avete fatto? Durante un fuorisalone per Volkswagen avevamo pensato una follia. Era già tanti anni che facevamo lavori anamorfici e Volkswagen voleva che noi facessimo l'allestimento del loro padiglione. E allora abbiamo detto questa è l'occasione per fare qualcosa di ancora più complesso. Tu di solito hai un punto di vista, vedi un disegno spalmato su un'architettura complessa. Tu lo vedi perfettamente dal tuo punto di vista. Cosa succede se al disegno tu sostituisci uno specchio, ok? E questo disegno sarà parzialmente fuori dallo specchio e parzialmente dentro lo specchio. Sarà disegnato un po' in questa architettura e un po' sarà disegnato in un'architettura molto distante da noi. Ma se a questo specchio noi sostituiamo una piramide con un vertice rivolto verso di te, noi avremo un disegno parzialmente fatto dietro e parzialmente fatto su 4 superfici diverse. È una cosa veramente iper ambiziosa, ma non avevamo considerato le questioni tecniche. A un certo punto ci portano questa enorme piramide specchiante, ma punto 1 non entrava dalla porta d'ingresso. Hanno dovuto tipo mezzo demolire la porta. Insomma, Una follia. una follia di cui ci siamo resi conto Troppo tardi. la notte
di 2 giorni prima della consegna. Qual è il vostro solito processo di progettazione, se ce n'è uno? Ci arriva la mail, quindi arriva perché qualcuno ha visto già una nostra opera in qualche contesto. Alcuni progetti, ad esempio i campi da basket, hanno una richiesta di informazioni molto ampia. Poi di solito c'è un sopralluogo che andiamo a fare per capire spazialmente di cosa si tratta. Ci sono 1000 tipi di muri diversi, 1000 superfici. Una volta che il preventivo è approvato, si parte con la parte creativa. Cerco di fare un interrogatorio quanto più approfondito possibile al cliente. Quelle informazioni le condisco, metto in relazione i suoi input con tutto lo storico di quello che è stato fatto. I ragazzi fanno lo sviluppo creativo partendo da degli sketch, presentiamo con una rosa di solito di 3 vie e poi tutto viene consegnato a Mauro, il direttore di produzione, e lui e Mattia vanno sul posto a realizzare e noi interni ci turniamo con loro in cantiere. Loro sono fissi in cantiere, ma chiunque sia qua in Teuli disegna, sia a livello di sketch sia a livello realizzativo. Se dovessi scegliere cosa ti piace di più realizzare fra murale, campo da gioco, packaging, artwork, tra tutte le vostre super competenze, è la cosa che ti piace fare di più? Cosa più bella è poi le cose più belle non sono quelle che vorresti fare tutti i giorni. Un campo da basket in trasferta e anche un'avventura umana molto bella. Noi per fare un campo ci mettiamo 10 giorni e quindi è capitato che stessimo 10 giorni assieme e fai anche una vita di comunità. Poi affittiamo una casa, cuciniamo, la sera andiamo a mangiare fuori. A differenza delle giornate passate a progettare su computer, ad esempio, hai un ritorno immediato di quello che fai. Cioè, hai messo l'ultima pennellata, ti allontani e dici wow, arriva il dronista, alza questo drone e poi noi vediamo cosa è successo. È fortissima quella roba. Più la tecnologia avanza, più come l'impressione che l'artigianato e le cose fatte a mano stiano acquisendo un certo valore. Il vostro lavoro per molti aspetti è manuale. Come pensi che cambierà in futuro? Pensi che verrà apprezzato maggiormente? Come vedi un po' evolversi il vostro tipo di lavoro? Iniziando alla fine degli anni 90 a fare graffiti, intanto era il momento dell'invenzione dell'internet. In più c'era tutta una questione sul digitale. È stato sempre un avanzamento della tecnologia rispetto a fare i disegni. La tecnologia ha sempre messo in crisi chi faceva i disegni. Quando è stata inventata la fotografia nell'ultimo quarto dell'Ottocento, chi faceva ritrattistica era iniziato a fare 2 domande. È anche vero che grazie all'invenzione della fotografia, poi 40 anni dopo è nato il cubismo. L'essere umano reagisce sempre a questi momenti di crisi e noi per tanto tempo abbiamo detto ma ancora ha senso che noi disegniamo fisicamente tutto quello che progettiamo? Ci sono stati momenti in cui sembravano essere lì per essere lanciate a livelli stabili, stampanti, non lo so, che disegnano i muri piuttosto che droni che fanno i graffiti. Ok, Ebbene, quel momento non è arrivato. non è ancora arrivato. Pensiamo che anche in questo momento in cui l'intelligenza artificiale fa cose sempre più fighe, sia sempre più stupefacente vedere qualcuno così matto che si inventa quelle cose, cioè le va a pescare nel suo cervello ed è così pazzo da realizzarle poi a mano da zero. Avendo uno stile così comunque identificativo, potrebbe essere forse anche un po' più semplice declinarlo nei vari progetti, oppure no? In una scala complessiva è infinitamente più semplice. Ok, noi per tanti anni abbiamo fatto service aperto. Pensavamo che il nostro talento non fosse tanto lo stile quanto la competenza di saper disegnare in qualsiasi modo. A livello pratico complicava molto il processo lavorativo perché ogni cliente pensava di poter scegliere tra un menu che era infinitamente ampio. Da quando invece il nostro menu è diventato infinitamente più ristretto e non è che il nostro stile si è affermato, noi l'abbiamo definito, che è un processo tecnico molto molto duro, e l'abbiamo affermato. Non piace a tutti perché è molto definito, ma chi ci contatta all'80% è un nostro fan. Il cliente spesso si immagina già Il risultato. il suo mondo visto dalla lente Teuli. È stato molto duro come processo perché fa tutto
tutto e decidere di fare invece una cosa molto specifica ci ha chiuso tante possibilità, ci ha molto definiti, ci ha molto semplificato i processi e ha fatto rimanere dalla nostra il riconoscimento da parte del cliente è molto più grande. Tutti adesso ci tengono a mettere il logo, la firma più grande possibile, più evidente possibile. Se dovessi scegliere un progetto di design in generale, che avresti voluto fare tu? Mi piacerebbe tantissimo disegnare una divisa dell'NBA. Le divise dell'NBA, nel loro avere un format così preciso dal Sì. punto di vista grafico, cromatico, sono cavolo un riassunto molto bello di tante cose diverse. Una maglia NBA. Se dovessi dare un consiglio alle nuove generazioni, ma anche ai designer in generale, che possa farli crescere o che possa essere di ispirazione? Un'attitudine curiosa verso il mondo, di vedere nuove cose, essere aggiornati, farsi appassionare da ambiti, al di là del fatto che a un certo punto quello che ti appassiona diventa un lavoro ed essendo un lavoro avere tante regole, avere dei clienti che a volte dicono sì, a volte dicono non mi piace, a volte dicono lo facciamo al contrario, a volte dicono no, non puoi mettere il logo, tutte queste problematiche. Tu devi continuare a mantenere la fiammella della passione accesa, viaggiare, vedere le cose da una prospettiva diversa. Non pensare che la nostra prospettiva locale, Sia l'unica. nazionale sia l'unica. Ecco, andare a fare i graffiti di notte per noi era un modo per uscire molto dalla nostra comfort zone. Io personalmente ero una persona che di indole non era così avventurosa, cerca di stare con le persone giovani, cerca di mantenere quel tipo di curiosità e appena ti senti stabile sposta il tuo asse e quella roba di nuovo ti farà trovare una soluzione creativa. Alla fine è la creatività, è curiosità, essere fuori asse, vedere le cose da prospettive diverse. In quello, ecco, gli anamorfici sono perfetti. Che tools e strategie usate per organizzare i progetti e non sforare le tempistiche? Semplicemente ci imponiamo delle deadline anche un po' più strette di quelle che vorremmo tante volte. Ecco, il nostro calendario è molto molto organizzato. Io mi ammazzo di post-it. Poi utilizzo invece per farmi degli schemi sul progetto MindNode, un'app per fare degli schemi con alberatura, una via di mezzo tra il digitale e l'analogico ci sta di base e la precisione. Siete voi a cercare il lavoro o il lavoro cerca voi? All'inizio eravamo noi a cercare lavoro. Abbiamo iniziato talmente tanto tempo fa che noi andavamo fisicamente con un portfolio tutto stampato, un baule che ci teniamo là all'ingresso sulla Vi ricordo. con tutti i nostri progettini stampati a mano. Prendevamo appuntamenti con le agenzie e fisicamente andavamo a vedere questo baule. Serviva pochissimo. Alla fine ha sempre premiato il fatto che noi facendo tante robe pubbliche, quello è il nostro Lavoro il nostro ADB. La rete quindi era molto piccola, era quella dei nostri amici e conoscenti. Si è diramato e sempre per conoscenze, per passaparola o per lavoro visto su Instagram anche o per pubblicazione pian piano che alcuni lavori hanno fatto giri più ampi, le persone ci hanno chiamato. Noi non cerchiamo lavori, nel senso che non attivamente non andiamo, però se qualcuno di noi vede tipo un brand che ha fatto una cosa figa, tanti dei lavori che abbiamo visto prima esposti sono nati anche da dal rompere le palle, ma anche farci notare dal brand su Instagram. Ecco, andiamo a cercare solo clienti che per qualche motivo ci emozionano. Ed è successo tante volte. Come siete riusciti, partendo dai graffiti, ad arrivare a progetti come quella della metro di New York, quindi arrivare praticamente oltreoceano? Cioè la spinta fondamentale sono i graffiti stessi. Pensa che i graffiti che noi abbiamo conosciuto come nati semplificando a New York ci hanno permesso di tornare a New York. Abbiamo sentito dire dai pionieri l'altra rivoluzione che è fatto da ragazzi molto giovani. Cioè i graffiti li scopri solitamente da adolescente, quindi hai una
viene fuori una potenza incredibile, cioè lavorare insieme di notte in contesti assurdi, molto pericolosi, ha creato un'unione del team tale per cui se noi dobbiamo disegnare di giorno in un contesto in cui non veniamo rincorsi e ci pagano pure per fare questa roba, in realtà è banalissimo rispetto alla modalità con cui abbiamo iniziato, e quindi quella gavetta lì ha reso molto più semplice poi il resto del lavoro. Non abbiamo mai smesso di essere appassionati. I ragazzi più giovani che sono con noi hanno meno difficoltà ad essere appassionati, perché noi fondatori siamo tutti sopra i 40. È difficilissimo mantenere loro ce l'hanno anche perché sono giovani ed è fighissimo, e noi li abbiamo con noi anche perché siamo tipo dei vampiri. Per noi diventa sempre più difficile mantenere quello spirito e ognuno di noi lo mantiene in maniera diversa. Io sono sempre più pazzo di vedere cose nuove, fare sperimentazioni nuove. Perché? Perché pian piano sono diventato il direttore creativo. Mauro, che è infuocato ancora come un ragazzino a fare i graffiti, è il direttore della produzione e lo mantiene a un livello top perché lui tutti i giorni, cavolo, ha in mano un pennello, uno spray. Emiliano, che ha avuto sempre un'indole incredibile e un'umanità meravigliosa, lui è il nostro project manager anche perché lui è in grado di avere a che fare con qualsiasi persona. Anche lo scoprire i nostri talenti ha fatto sì che questa roba dai graffiti è diventata poi lavorare per qualsiasi brand che ci abbia chiamato, da Amazon a Spotify a Nike ad Adidas. Non potevamo proprio immaginarci. Se ci ripenso e guardassi io ed Emiliano, che ci siamo conosciuti a 16 anni sotto il ponte di Via Atom, e ci nascondevamo come i topi per fare i disegni il sabato pomeriggio insieme ad altri mega disagiati come noi, che adesso invece giriamo il mondo per far questo, è una follia che non ha nessun senso e che mi fa capire anche tipo i miei genitori, che quando io dicevo io faccio questo, la grande stima che ognuno di noi ha verso gli altri e che adesso noi abbiamo verso i nuovi Trulli, che sono uno più bravo dell'altro, ed è difficilissimo trovarsi così tutti assieme.